Siamo di nuovo insieme al capitolo 28 e qui conta della costuma, cioè dell'usanza che era nell'Oreame di Francia. È interessante notare subito come questo episodio abbia soltanto valore di exemplum, ormai lo sappiamo, non interessa tanto la storia quanto piuttosto l'insegnamento morale, la finalità didascalica. In realtà questo non è neanche un vero racconto nel senso stretto, nel senso tradizionale del termine, perché in realtà adesso noi leggeremo e vedremo che si parla semplicemente di un exemplum, cioè viene riferita un'usanza, quindi qui non c'è neanche una vera storia, si accenna soltanto a un episodio molto noto nel Medioevo che appartiene alla tradizione arturiana ed è appunto un exemplum, non è neanche una storia, e vedremo che alla fine ci sarà un confronto tra gli usi e i costumi che gli uomini e le donne insomma seguono scioccamente e ciecamente, e dall'altro lato invece l'insensibilità di queste persone rispetto al modello e agli insegnamenti lasciatici da Gesù Cristo, quindi dal Figlio di Dio che è Re e Principe di tutto l'universo. Quindi questo exemplum, perché non è un racconto, ha un valore edificante. Vedremo il versante profano contro quello cristiano, quindi due modelli che vengono messi in contrapposizione, a confronto, e vedremo che l'uomo segue sempre cose futili anziché seguire quelle davvero importanti. Il fatto che poi verrà raccontato è noto a tutti, appartiene alla tradizione arturiana, riguarda le vicende d'amore tra Lancillotto e Ginevra, e qui viene riportato un celebre episodio quando Lancillotto diventa il cavaliere della carretta, le chevalier de la charrette, cioè quando sale appunto su quella carretta a causa della passione perde la ragione, quindi perde un po' il controllo della situazione e sale su una carretta. La carretta è uno strumento usato per condurre i criminali al patibolo, quindi era usato come strumento di infamia. Tutti coloro che salgono sulla carretta vengono bollati con il marchio di infami e nessuno poi sarebbe più stato insieme con loro, nessuno avrebbe vissuto insieme, non avrebbero più neanche parlato, non avrebbero neanche osato avvicinarsi a quella persona. Oltre alla punizione di essere quindi uccisi, morivano con il marchio di infami. Lancillotto è una persona valorosa, è un nobile ed dedito all'onore, ma per amore appunto diventa il cavaliere della carretta, quindi perde la faccia, si macchia di infamia, di un'onta molto importante. Ciò che al tempo di Lancillotto era considerato infame, adesso invece è accettabile, viene accettato da tutti. Di conseguenza cosa possiamo capire? Che il comportamento delle persone dipende dai modelli che vengono loro offerti. Questo concetto, se vale sul versante profano nei confronti di Lancillotto, la stessa cosa non si può dire sul versante religioso, sul versante cristiano, perché gli uomini non seguono l'esempio di Cristo. Notate la didascalia che è molto generica, si dice qui conta della costuma che era nell'Oreame di Francia, e se noi ci basiamo solo sulla didascalia, che è troppo generica, il lettore non può farsi un'idea del contenuto, perché non ci viene detto nulla sul contenuto di questo exemplum. Costuma era nel Reame di Francia che l'uomo che era degno d'essere disonorato e giustiziato si andava in sulo carro. C'era questa usanza e chi sale quindi sulla carretta e viene condotto al patibolo, viene quindi condotto sul luogo dell'infamia, è egli stesso un infame, quindi riceve questo marchio. Era un'usanza, una credenza tipica nel mondo medievale. Lo sapete bene, c'era una distinzione netta tra i nobili e i non nobili. Soltanto al nobile era concesso il privilegio e l'onore di morire decapitato, quindi veniva tagliata, veniva mozzata la testa con la spada, non veniva impiccato, quindi non saliva sulla forca, perché il patibolo è sempre identificato con la forca ed era anche quello un marchio di infamia. E se avvenisse che campasse la morte, cioè se succedeva che scampasse alla morte, cioè non veniva ucciso perché la pena non era la condanna a morte, mai non trovava chi volesse usare né stare con lui per niuna cagione, cioè non avrebbe più trovato nessuno neanche per scambiare due parole. Quindi può essere anche messo soltanto alla gogna, noi lo sappiamo, oppure poteva essere torturato, frustato e poi rilasciato, ma nessuno si sarebbe più intrattenuto con lui neanche per scambiare due parole. Vive da solo
come infame, quindi veniva proprio allontanato e marginato dall'intera società. Quindi è una pena aggiuntiva oltre a quella della tortura, della morte o comunque del patibolo. Adesso si parlerà appunto dell'amore adultero di Lancillotto, quindi vedremo che l'uso che fa Lancillotto di questa carretta fa dimenticare l'infamia e diventa invece una vera e propria moda, cioè lancia una nuova moda, diventa quasi un influencer. Anche le dame, quindi non solo gli uomini ma anche le donne di rango molto elevato, non si vergognano più di salire sulla carretta. E prima come ci si spostava? Ovviamente a cavallo. Se voi leggete Erecche e Nidde, romanzo cavalleresco di Chrétien de Troyes, vedrete che appunto questa coppia si sposta a cavallo, ma da sempre era stato così. Tutti i nobili, se guardate qualsiasi film, leggete qualsiasi romanzo, qualsiasi storia, si spostano a cavallo. Poi inizieranno ad usare anche il carro proprio per questo motivo. Lancillotto, quando egli venne forsennato, cioè quando divenne pazzo per amore della regina Ginevra, si andò in sulla carretta e fecesi tirare per molte luogora. Ecco, notiamo subito per molti luoghi, questo è un plurale arcaico, e da quello giorno innanzi non si spregiò più la carretta, cioè da quel momento nessuno la disprezza più, tutti ci salgono ben volentieri. Che le donne e i cavalieri di gran paraggio, quindi anche i più nobili, i più altolocati, vi vanno ora su a sollazzo, cioè ci salgono per divertirsi senza più alcun problema. O immondo errante e uomini sconoscenti di poca cortesia, quanto fu maggiore il Signore nostro che fece lo cielo e la terra, che non fu Lanciallotto, che fu un cavaliere di scudo, e mutò e rivolse così grande costuma nel reame di Francia, che era reame altrui. Cioè, mentre Lancillotto riesce a far cambiare, quindi una moda, o comunque riesce a far cambiare la mentalità alle persone, e non era nessuno, cioè non era nemmeno un sovrano, ma non è appunto il Signore di Francia, non era cioè il sovrano, ma in questo non riuscì invece il nostro Signore, dice Gesù Cristo, che in realtà è sovrano e reggitore di tutte le cose. Lui sì che invece avrebbe qualcosa da insegnarci, noi sì che dovremmo imitarlo, proprio perché è il padrone non solo della terra ma dell'intero universo. E Gesù Cristo nostro Signore non poteva fare, cioè non riuscì ad insegnarci nulla. Perché? Perché noi non seguiamo i suoi esempi, perdonando a suoi offenditori che né uno uomo perdoni. Cioè, mentre lui ha insegnato un grandissimo valore, un grande insegnamento, quello cioè del perdono, il perdono non viene messo in pratica ed attuato da nessuno. Il perdono cristiano quindi non esiste. Se invece leggete, poi leggeremo anche insieme, se ricordate, molti racconti del mondo orientale, invece vedremo che il soldano e molte altre persone del mondo arabo invece perdonano di buon cuore e di buon grado. Ecco, quello che non viene riscontrato invece nel mondo cristiano. E questo volle e fece nel reame suo, perché appunto è Signore dell'universo. A quelli che il posero in croce, a coloro perdonò. Lui che per primo perdonò ai suoi ovviamente uccisori, a coloro che lo condannarono, e pregò il Padre suo per loro, e addirittura pregò il Padre di perdonarli. Quindi un grandissimo esempio, ma che non viene seguito da nessuno, ed è una cosa, dice, insensata, una cosa davvero assurda, che genera scandalo, ma che purtroppo accade quotidianamente. Se notate, quando dice "o immondo errante", sembra quasi di sentire Cicerone quando dice "o tempora, o mores". Naturalmente, se notate, dice "di poca cortesia, uomini sconoscenti", quindi l'uomo non è riconoscente e ha poca cortesia. La parola cortesia nel Medioevo è sempre associata alla virtù, quindi sono uomini di poca virtù, di scarse qualità. E sembra anche di sentire un eco delle parole di Ludovico Ariosto del suo Orlando Furioso, alle ottave 22-25, tratte dal primo canto della sua opera, dove dice "O gran bontà dei cavalieri antiqui", un exemplum positivo che purtroppo gli uomini non seguono. E quindi questi due modelli messi a confronto per accusare e per criticare la condotta scellerata degli uomini che non prestano attenzione ai giusti modelli, gli unici che garantirebbero loro una vita serena, una vita felice e soprattutto la salvezza eterna. Noi ci vediamo alla prossima lezione.